Ieri abbiamo finito Metal Gear Solid 2, adesso voglio assolutamente provare questo Metal Gear Solid 3. Vediamo pure quanto è migliorato anche a livello grafico, nonostante sia stato fatto appunto l'upgrade in generale, però questo, se non erro, era per PlayStation 3. Dovrebbe. Quindi vediamo. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Tutto Hideo Kojima ha fatto praticamente qualunque cosa. Strano che non l'abbia doppiato anche lui. O forse l'ha doppiato, chi lo sa. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Con che nonchalance, Snake, proprio. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 Madonna. minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. Che 1 faccio? minute Metto to drop plate. off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, Ci siamo, signori. 1. Ci si lancia. Spread your wings And fly. God be with you. Madonna, ma non c'era bisogno. Vabbè. Quanta scenicità. Quello è un rischio in realtà, se cadi in questa maniera. Rischi di non riuscire a riprendere. Però lui è Snake. Che volete, ragazzi? Lui le può fare ste cose. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. Don't get cocky, this isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken.
The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. Sempre così va a finire. Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my side. Sarà la nostra missione Then a month recuperarlo, ago, mi sa. we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Beh, penso a questo punto di sì, dovremmo recuperarlo. Ci siamo lanciati, quindi andiamo a vedere subito di trovarlo. Andiamo, andiamo.
E comunque iniziano sempre così, con un dialogo infinito dove vanno a spiegare un pochino il tutto. Speriamo che almeno il 3 sia più gameplay, perché il secondo è stato molto bello, però c'era tanto dialogo di mezzo, c'era poco gameplay. Buonasera barbabietola, ciao caro. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov and bring him back to the west. Ovviamente. Ah, RB, scusate. Non l'avevo neanche notato di doverlo premere. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. La missione poteva finire con un fallimento. Rescue Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. 20 minuti, dai, tutto Once it's sommato. complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll Come be eating presumiamo che dinner, andrà. breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Ma nella giungla ci sono le gocciole, sicuro. Ma è bucato sto paracadute, come funziona? È un po' strano. Ti sei perso l'inizio? Vabbè dai, tanto c'è sempre lo spiegone iniziale. Dobbiamo recuperare un tizio, quello che ti serve sapere. Perché altrimenti attacchi nucleari, se non facevamo robe, sempre solite storie. Però poi va compreso bene. Abbiamo perso roba. Ci stiamo prendendo roba per strada. Madonna. Quanto sembriamo Ant-Man con questa maschera? Sì, comunque era... o era trasparente... La sua entrata comunque è questa. O era bucato. US Army. Non sbaglio, c'era proprio il titolo Metal Gear Solid e forse anche la Snake. Forse Either, no, non sono sicuro perché non riesco più a leggerlo. Ok, ci siamo, ci siamo. Il doppiatore mi piace tantissimo. Il doppiatore di Snake. Dato che tutto sommato non hanno fatto un brutto lavoro sul secondo, tutto sommato sta grafica mi sembra quasi identica. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. Ok. Here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. Ma, I'll be referring to you as Snake from now on. ma You're ci not chiamano to sempre mention Snake. your real name. Vabbè. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Ma è che sei un tuffo del passato? In survival training? Non so tante cose io, raga. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Giusto? This will be Poi sì. a sneaking mission. You must Come not be tutte. seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're pure il cibo, completely bene. naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to Cioè, feed dobbiamo myself? alimentarci, è diventato un You've been issued a survival. knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack.
Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? Nope. I can see it from here. It's stuck on a branch. Grazie Lucrai per il follow. Benvenuto nella community. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. Ok, quindi possiamo adesso salire anche I'll be sugli alberi. monitoring your progress Interessante. over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. Ok, If you need to talk perfetto. to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. I will. Ok, ok. Si inizia allora, signori. Madonna mia. Ma... perché si vede così sbiadito? Ciao, caro. Perché si vede così sbiadito? È normale? Questo è il cibo. Abbiamo le calorie mate. Non ancora mangiato. Sapore sconosciuto. Ok, va bene. Però per adesso non ci serve perché a quanto pare dovremmo star bene. Mappa. Possiamo vedere la mappa. Questa è quella esplorata. Info Snake. Possiamo ingrandire così e ridurre così. Perfetto. Allora. Si parte, signori. Vediamo i vari tasti. Allora, con questo si guarda. Perfetto. Ah, ok. Questo è rimasto tutto identico praticamente. Quindi si colpisce così. Ok, qui colpiamo anche corpo a corpo. Così colpiamo soltanto con l'arma. Y dovremmo riuscire a cambiare, a stare sugli alberi. Qua faccio... oh, finalmente anche Snake può fare le rotolatine. Si butta così, ok. Allora, pillola da riserva o pillola sviluppata dalla CIA per missioni di spionaggio. Fa risvegliare dalla morte apparente. Usala con il tasto della finestra. Che figata! Ok. Le mazzate funzionano, sì, 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 sì. Ti ringrazio, caro, ti ringrazio. Gentilissimo. Allora, no, rialzati, Snake. Ma no, non incomincia. Allora, no, cacchio, raga, qua devo ripremere per farlo rialzare. Che mi devo abituare anche a questa roba. Che fa? Si poggia? Con quale tasto? Y, perfetto. E oserei dire che graficamente mi piace più il 2. Oserei dire questo, perché l'hanno rifatto così tanto bene che il 3 sembra che non abbia... anche se la versione HD sembra in verità peggiorata. Non vorrei dire una cazzata, però fatemi sapere se anche voi la pensate così. Allora, il nostro... come si chiama? Il nostro zaino, in teoria, dovremmo sapere dove si trovi. Quindi premendo select, vediamo che ci c'è lui. Snake, do you see any tufts of grass? Yeah, Ci possiamo What nascondere kind of presumibilmente lì. just ordinary grass. Nothing special. You should check it anyhow. It's pretty thick grass, about waist high. If you crawl into the grass, you can advance undercover. When you do, the camera automatically switches to intrusion view. Ok. If you want to stand up again, press and hold the crawl button once more. If you press the crawl button briefly, you'll crouch in that spot. This allows you Perfetto. to observe things without blowing your cover. Got it? Yeah, but But what? was that the only reason? What do you mean? You sarà had me qualcosa check nell'erba. it just so you could tell me that? That's right. Pretty No. useful, huh? Right. Shall we carry on? By all means. Even when hidden in grass, if you make a noise, your enemies will locate Ah, quindi facciamo rumore anche Enemies are nell'erba. nearby, move with slight movements of the left stick. That way, you can proceed with minimal disturbance. Ok. Proviamo. Ma sta crescendo l'erba in tutto ciò. Ok, praticamente vedremo in questa maniera. Facciamo così e ci rialziamo. Ora, per quanto riguarda la nostra mappa, è questa qui, ma non abbiamo il punto in cui è caduto. Quindi, se non lo sappiamo, dobbiamo andare un po' a intuito. Ok, qua possiamo dare un'occhiata. Beh, almeno la cosa buona è che qui è Major Tom. La cosa buona è che qui possiamo utilizzare l'analogico finalmente per guardare. Quindi è molto interessante perché è più facile guardare. Però in questa maniera possiamo guardare in prima persona. Ok? Adesso andiamo per di qua. Io vedo in alto a destra che appena mi muovo, spaccatura verde militare. Credo che sia la percentuale, infatti, di mimetizzazione. Perfetto. Ho capito, ho capito. Figa sta cosa, fa capire quanto siamo effettivamente mimetizzati. Boh, andiamo a cercarci il nostro... Oddio, ma si può cadere nel gioco?
proviamo la prima morte. No, dai, non facciamo minchiate che abbiamo appena iniziato. Allora, potremmo di qua andare sotto, forse. E come solito nostro andiamo a marcia indietro. Va benissimo. Non si capisce il perché, però lo facciamo. Mi sembra scalabile quest'albero. Perché vedo dei segni. Ok. A caso, diciamo. Eccolo dov'è. Carina questa... Oddio. Ma la fame, no? Io vedo in alto a sinistra che c'è un qualcosa. Non è che dobbiamo tenere premuto robe. Ah, no. Credo... Ah, interessante. Così è. Perfetto, preso. Ok, adesso abbiamo della roba. Lo sapevo. Ci hanno cambiato la suoneria comunque. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. Ok. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After Okay. you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. Ok. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. Andiamo You bene. won't be able to shoot accurately, for example, and No. your wounds won't heal as smoothly. Oh, Keep an eye cacchio. on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer. Ma perché andiamo in missione senza That's armi? right. It's been Spiegatemela fitted sta with its own cosa. suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. E che palle Once pure. its durability reaches zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this? È quello che mi domando. Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. Pure. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. Vabbè. The same goes for bullets and cartridges, too. Posso Your scorreggiare presence in almeno. enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Bene. Then I'll just have to take care of myself, huh? Come I'm sempre. afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. Interessante. SAS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. Benissimo. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. Grazie This time, Alberto. survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Lei. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. Ma As an non è- medic who comes in by parachute. Aren't you Rose. going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. John You're a Doe. regular Captain Nemo. A name means nothing Nemo. on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive.
My frequency is 145.73. È lei. She's also È lei. in charge of recording your mission Perché ci fa data. salvare. È Whenever Roll you want sicuro, to raga. save, send a message over the reserved save frequency. Porco Giuda. 140.96. È tornata. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good Ok. to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Madonna. Cioè, Otacon Speaking lo of conosciamo già? snakes, you remember the boss, don't you? A In che legendary senso? soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Questa non la conosciamo, mi sa. Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's Diventate been 5 SMR. years, 72 days, and 18 hours. Madonna. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier Ciao, is. caro. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. Dobbiamo capire That's perché. right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me.
Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. non Dr. ci Sokolov is being sbrighiamo. held in an abandoned factory located to the north of your current position. Ok. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Ok, tiriamo fuori il coltello, quindi. Ah, abbiamo il coltello sotto la pistola. Quindi per fare le cose sneaky sneaky e poi colpire. Ok. Allora, come sempre c'è molto dialogo, ma tantissimo dialogo. Infatti siamo a 35 minuti di live, no, 45 minuti, non so poi quanto siamo. No, 35 in realtà. E abbiamo giocato forse 1 minuto e mezzo, 2. Perché? Perché loro tendono a spiegarci le varie cose e quant'altro. Però va bene, funziona in questa maniera. Sensore anti-uomo vibra quando rileva forme di vita e equipaggio per usarlo, mentre viene usato consuma le batterie. Se attivato tutte le altre vibrazioni si disattivano, ok. Sto cercando di vedere quanta roba abbiamo adesso. Il sigaro provoca molte dipendenze, sono nocivi per la salute, ok. Binocolo. Questo qua l'avevamo visto forse prima. No, non ce l'avevamo prima. Quindi possiamo fare così e così. Ok, perfetto. Oh, andrei non di sonoro a questo punto, andrei con nulla, perché se si scaricano le batterie abbiamo problemi. Lo usiamo soltanto quando serve. Dai, facciamo così. Nel frattempo dovremmo capire come funziona. Abbiamo il microfono e il coltello. E qui c'è un serpente. Direi di approcciarci. Come si fa? Come l'altro? Ok, perfetto. Ah, ok. SRPG. Posso tenere o cattura vivo un animalo. Animalo? Un animalo. Allora, qua vedo che ci sono delle barre nere. Ah, ok, semplicemente serve per andare dall'altro lato. Vai, vai. Cerchiamo di vedere un po' di questo gioco, perché ho proprio voglia di capire come funziona rispetto agli altri. Beh, innanzitutto magari non è il caso di buttarci subito così. Ci sono le farfalle di qua. Dobbiamo andare tranquilli. Su potrebbero esserci altre cose. Vediamo. Ho sentito robe. Vediamo se mi permette di salire. No, era solo quell'albero lì che aveva effettivamente quei segni. Allora andrei con calma qui. Devo fare tutto stealth, dobbiamo fare. C'è un coccodrillo bello grosso qua. Dobbiamo colpirlo tipo in bocca. Vai. Quindi ha funzionato. E che ci faccio adesso col coccodrillo? Ma non è che mi sa che ce n'è un altro là dietro, raga. Nascostissimo. Infatti. Ok. 2 coccodrilli. E ce n'è un altro qua. Non so se dove sia la bocca, però. Ok. Dal sound. Ecco il quarto. Oddio, è un coccodrillo? Sì, è un coccodrillo. Ok, 4 coccodrilli addormentati. Però ce n'è un quinto che è là dietro e si sta muovendo. Non capisco. Eccolo qua. Perfetto. Ma cacchio, ma si svegliano velocemente questi. No, ci dobbiamo muovere, raga. Dobbiamo essere alquanto velocini. Allora, se volessimo passare. No. Andiamo via, andiamo via. Rifacciamo addormentare quello là. Infatti. Lui mi preoccupa di più di tutti. Ok. Ci allontaniamo. Oddio, mica l'avevo visto lui.
No, ma che affondiamo? No, si affonda, non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto. Vabbè, ci sta. Vabbè, ci sta. Ah, boh, carica veloce comunque, dai. Va bene, la nostra prima morte è andata così, Allora, adesso che sappiamo che si affonda, non dobbiamo temporeggiare minimamente. Ma con la bandana abbiamo davvero... no, non abbiamo i colpi finiti, vedo 40 di 41. Ma dov'è la nostra... Non abbiamo la bandana? Cioè ci hanno fatto fare un prequel soltanto per non darci la bandana, ne sono sicuro. Perché comunque lui gli sembra strano farsi chiamare Snake. Cioè però vuole essere chiamato così. O perché è passato troppo tempo, non lo so. Vediamo se riusciamo ad evitarlo. Vediamo un attimo. Allora, 1. In pancia va bene uguale? Sì. Io non so se debba premere qualcosa o basta andare solo dritto. Ma in teoria basta andare solo dritto. Perfetto. Che è successo? Si è mosso? E lì come ci arrivo io? Ah, di qua dobbiamo andare. Più che altro volevo andare a vedere dall'altro lato, però mi sembra una situazione alquanto poco buona, insomma. Ok, mi sta piacendo di più questo approccio stealth, devo essere sincero, perché qui sembra molto rischioso ogni cosa. Si carica nella stessa maniera, quindi non sbagliamo su questo. Un altro caricamento, va bene, ok. C'è gente. Vediamo. Ma ci riesce a vedere con quelle fessurine? Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Bella proprio. La mia domanda è: se colpiamo più Your volte? presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got Ma se li that? faccio addormentare? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Ah, ok, proprio così. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Ah, uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. figata. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Ok. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo Sì, questo l'avevamo index. capito. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. Ok. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Perfetto, perfetto. Ragazzi, c'è tanta roba qui. Quindi non devo... Allora, fatemi capire una cosa. 15% attuale. Però forse qua possiamo arrampicarci. Vedo i stessi segni... No. No. Mimetica, ecco qua. Uniforme. Ah, più 30 ci dà in questo caso. Fantastico, ci dà un valore pure lui, di base. Faccia... più 0,5 bosco. Ok, figata, ok. È anche reso abbastanza semplice, quindi non è neanche estremamente complesso. Ma il cibo, cioè, quando dobbiamo mangiarlo, non ho capito. Ah, quando ce la mangiamo intera così. Evitiamo problematiche. Io non vorrei salvare, però dobbiamo salvare, ragazzi, mi dispiace. Lo so che ci beccheremo il pippone mo della tipa che ci parlerà per un quarto d'ora, perché purtroppo sono molto prolissi. Io vorrei giocare un po' di più, però tendono a parlare tanto. Cioè a me piacciono le chiacchiere tra una cosa e l'altra. Loro invece parlano tipo per un quarto d'ora di fila. Saving the game, Snake? Sì, salviamo. Solo questo, non ci interessa altro per adesso. Salviamo i dati, nuova partita, salvataggio nuovo. A posto. C'è qualcosa che da dirmi? Sicuro, Hey, sicuro. Snake, you ever heard of Godzilla King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope.
It's about this monster called Godzilla who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, No. it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. 40 anni? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No, non è Rose comunque, mi sa, raga. I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Sì, almeno ci distraiamo un pochino, effettivamente, perché sennò quell'altra ci cominciava a dire ma non mi vuoi, ma c'è un'altra, cominciava a dire tante di quelle cose che effettivamente poco c'entravano con noi. Ma non abbiamo il radar, come facciamo a capire adesso? Cioè, ce la giochiamo in modo normale? Sono dei funghi a terra, li posso prendere? Ma io quindi non devo neanche... Sto pensando al... Ah, ok. Cammina? Perché non sta camminando? Mi si è inchiodato il personaggio. Ok. Ok. Ottieni un codice di mimetizzazione oltre l'80. 90. Mi ha dato un achievement. Dov'è lui? Di là. Ok, possiamo andare. Ah, è molto lento, dai. Quindi in teoria potremmo anche... Oh, mi sentono. Boh. Meno 25. Via via. 90%. Siamo tranquilli fino a qui. No, perché io volevo stenderli. Ah, di là credo si possa salire a questo punto. Adesso sono curioso di vedere dove ci porta questo luogo. Questo albero perlomeno. Magari sbagliamo, però... Vediamo. Ah, ok, per fare gli agguati o per non farci notare. Carina come cosa. Oppure per prendere sta frutta che c'è qua. Non credo. Sarebbe follia. Però è pur sempre così, ma io ci provo. Addormentiamo le pere qua. Non sono pere però. Madonna, ha funzionato. Stiamo scherzando? Dai, che figata. Mi sto prendendo le razioni, raga. Non ci posso credere. Questa è follia. Beh, doveva esserci un senso. Effettivamente. Ne ho vista un'altra, soltanto che l'ho persa. So che c'è. Però ho paura che scompaiono. Ah, eccola qua. Raga, ma vi rendete conto sta roba? È follia. Oh, scendiamo. Come si scende in modo... Ci siamo fatte 5 razioni così. Credo siano razioni perché le chiamiamo diverso. Oh, ok. Ah, io provo a salvare. Credo che non serva a niente, però... Si sa mai, dopo aver fatto sta roba, dopo aver fatto sta scoperta, sono davvero contento. Do you want to save? Sì, solo salvare, non parlare di film perché ancora abbiamo giocato seriamente pochissimo e vorrei potermi godere un pochino il gameplay. Please. Non chiedo tanto e abbiamo appena finito di parlare. Do you know the creature from the Black Vabbè, Lagoon? niente. Nope, never heard of it. These Possibile. scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing.
And there was this scene when the heroine is going for a swim and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came From Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Oh la la. Fine, I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. Uomo pesce oppure I alligatore. appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fish man? You started it. Situazione. Vabbè, ok, non è successo niente, non è successo niente. Porca miseria, non ho visto che c'era gente. Se mi muovo da... Qua sono al 90%. Ok, io sto fermo qua perché comunque il 90% mi sembra una buona percentuale. Ok, perfetto. No, cacchio, ci stiamo facendo sgamare. No, l'unica cosa che volevo fare, a parte che non mi ci siamo per niente accorti di lui. Noi per forza dobbiamo camminare da qua. Dobbiamo prendere la larga. È 90% ok, però volevo... Ecco, perfetto. Io vorrei addormentarlo perché sarebbe più semplice. Mi sa che non facciamo in tempo, sapete? Io mi sto... Oh, cacchio! No, mi sa che ci ha scamato. Fermati a una parte. Che è qua? Sì, sì, allucinazione, allucinazione. Ok, li hanno fatti stupidi, perfetto. No, ce n'è un altro qui. E io come passo, mo? Allora, di là... Dov'è? Ma io non vedo niente. Quello è girato di spalle. Questo se ne sta andando. Non possiamo andare così piano perché ci mettiamo 30 anni. Facciamo troppo casino, però. Tipo così. Ok. E allora, quello che so è che dobbiamo andare a nord. Ora, non so se questo sia al nord, onestamente. Scusate, che do un'occhiata per capire, altrimenti... Sì, sembra che sia a nord, perfetto, ok. Perfetto, perfetto. Signori, è andata, andata. Tutta stealth. Non ci hanno scoperto mai. Allora ci scoprono perché appena facciamo... Guardiamo, c'è il riflesso praticamente del sole nelle nostre lenti. Potremmo sfruttare quell'alveare, glielo facciamo cadere in testa. Un ottimo diversivo potrebbe essere. Allora, grazie per avermelo fatto notare, caro Snake. Ce ne sono diversi in realtà. Ok. Vediamo se riusciamo a farglielo cadere proprio in testa quando passa. Perché io tenterei nel farglielo proprio cadere in testa. Ma lì c'è un oggetto, lì su. Ma... Ah, principe azzurro, spara una rana Kerotan per la prima volta. Lui sta arrivando. Mi sembra un buon momento, via. Ah, no, ok. Pensavo fosse un alveare da fargli cadere in testa. Ok, allora a questo punto mi sposto da qui. Raga, è molto più stealth degli altri, sì. O gli altri l'abbiamo giocato in modo meno stealth noi. Però mi sembra decisamente più stealth. Dobbiamo trovarne un altro però. No. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Allora io mi allontanerei. Giusto perché non sono sicuro di quello che voglio ancora fare. Allora, di là si scende. No, ma tanto noi dobbiamo andare per di là. E come facciamo? Guarda quanta gente c'è. E da dove passiamo noi? Sul ponte c'è uno che va avanti, un altro che va indietro, più c'è lui che blocca il ponte. Io da dove passo?
Secondo me si possono addormentare. La stiamo facendo più tragica noi. Perché loro hanno detto no, non devi farti scoprire in nessun modo. Io onestamente ci provo. Ma c'è quello che ci vede. Aspetterei un attimino. E dai, girati tu. Che lentezza che hanno. Ma non ci vede davvero? No, 90% non ci vede. Io aspetto un secondo. Hanno una lentezza spropositata. Almeno che non faccia così. Eccolo. Usa le api per infastidire il nemico. Preso. E lui lo addormentiamo. Sì, sì, si può fare, si può fare. Alzati, alzati Snake, alzati. Ok, come lo prendiamo in braccio? No, no, no. Come un tempo? Così? Così? Ok. Non so se duri... se dura quanto durava un tempo, raga. O lo butto di sotto o lo nascondo nell'erba. Onestamente non lo so. Io penso di buttarlo, cioè di nasconderlo qua. Così nessuno lo nota. Ah, c'ho dato pure roba. Ok. Stordimento. Unguento e altre robe. Allora sotto c'è qualcuno. Sugli animali non durava molto. Però ci sta pure che non durasse per il fatto che fossero appunto alligatori. E quindi ci sta pure, non è che... Mi sta divertendo a giocarlo così stealth. Vi dico la verità, è molto più... Dio, mo ci precipitiamo praticamente. Aspettiamo che arrivi? Oppure volendo dovremmo riuscire a farcela. Vediamo se riusciamo a colpirlo in aspettiamo poco poco che si avvicini. Magari fino a qui. E poi lo colpiamo. Perché in teoria... Ora. Perfetto. Ora si può alzare. Non so se ci sia qualcun altro. Come ci si alza così? Non stiamo scherzando. Stiamo cadendo dal ponte. Dai Snake, ma porca miseria. Loro vanno piano piano, ma non credo che sia per quello. Comunque prendiamo il corpo, onestamente. Dio che mo cadiamo con tutto quello. Lo vado a nascondere, non si sa mai. Io... Oh cacchio. Ci hanno scamato tantissimo. Ok, cautela. L'abbiamo fatta sparire subito la cautela. Siamo stati veloci. È molto più reattiva la pistola e tutto il resto, devo essere sincero. Rispetto al 2 mi piace di più il feeling che mi dà. Molto molto caruccio il feeling. Cerco di nascondere tutti adesso io. Vediamo se ci dà qualcosa. Ok. Questi qua ci danno tutto all'inizio. Ah, che bello che si può spostare adesso la visuale. Questa cosa è fantastica. Ok, mettiamolo qua. Perfetto. Proiettili. Non possiamo prendere le loro armi, le loro mimetiche. Perché io onestamente sarei tentato di prendere la roba loro. Ma non ci dà nulla. Ok, vediamo innanzitutto cosa... No, forse quella è la fame. Vedete che c'è una barra in meno. Potrebbe essere la fame. Comunque salviamo perché onestamente stiamo facendo tutto bene, quindi... Non voglio dover rifare tutto quanto, perché quando si gioca in stealth la cosa bella è farlo una volta. Se si fa 50 volte poi... incomincio ad andare di fretta e furia e non aspetto più niente. Invece i primi momenti me li faccio tutti con tranquillità. Madonna, questa ogni volta ci chiede qualcosa. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help with non fare spoiler però. The 3D effects were quite realistic. Sono usciti un po' di anni fa però. No, you don't get it. Precisely because it's realistic,
with the images jumping out of the screen at you. It makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago. Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll happen. Make sure you stay alive to see it, Snake. Hai capito, Snake? Quindi stiamo vivi, Non facciamo cazzate. Ok, per di qua non c'è nulla. Per di qua... Ma che si scivola, no? Oh, ah, ok. Come cammino attaccato così. Perfetto. Guardate... No, ho sbagliato tasto. Porca miseria. E sali? Sto premendo Y, non sale più. Perché non sale? Forse da questo punto. No, il grab. Cacchiarola. E non riesce. Devo arrivare forse in un punto migliore, tipo qua. Ok, mamma mia, ci è andato benissimo. Ok, XM16E1. Tienilo in visuale soggettiva e mira dalla spalla con LB. Alterna modalità di tiro con Y. Applica, togli il silenziatore con A nella finestra. E adesso dobbiamo capire che cacchio è però. Se tu mi dici tutte queste cose non è che ti capisco. XMB, cioè... Che roba è? Che abbiamo preso? Perché non mi sembrava un'arma. Cioè, pensavo fosse un'arma, però... Boh, non lo so. E questo ce l'abbiamo già. E non ho capito che abbiamo preso allora. Vabbè. Per adesso lasciamo stare e poi vediamo. Qua. Muro nascosto. No, non è un muro invisibile. Vabbè, ci abbiamo provato. Allora, non dobbiamo premere niente. Prima per sbaglio ho miscliccato. Non è che volessi premere, ho proprio miscliccato. E ci stavamo ammazzando malissimo. Ok, quindi abbiamo capito che quella è la parte del grab. Non c'entra niente con... Nel frattempo quelli dormono con tranquillità. Non c'entra niente col discorso... Oh, qua cambia la vegetazione o sbaglio? Qui mi sa che cambia la vegetazione, quindi forse cambieremo anche la mimetica, vediamo. Figata, è molto semplice il cambio della mimetica, non l'hanno reso particolarmente complesso e rudimentale. Cioè alla fine basta premere due cose e funziona. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. Ah, devo premere RB io. The security is pretty tight. E quindi? There are sentries posted around the perimeter. Ciao Sniper Bomb, buonasera. E chissà quanti. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Lo ha detto a nord-est, non mi ricordo più. Allora. Qua dobbiamo stare molto attenti. Qua ci si può arrampicare, Vediamo. No? O perché abbiamo la pistola? Non credo. No, infatti. Oh, vabbè, dai. Allora andiamo di qua. Ok, ci siamo. Mamma mia, però sta visuale non la vorrei così. Ecco, questa più che altro. Almeno vedo che sto facendo. Ok.
Comunque 75% non è male secondo me. Mimetica non credo ci sia di meglio a questo punto. No, più 10, c'è quella tigrata. In questo caso andiamo meglio, andiamo a 85%, meglio ancora. Ok, 80%, vabbè. Dipende dal punto in cui siamo. Oh, cacchio, ho sbagliato. Sì, perché volevo vedere di fronte a me cosa ci fosse. Non potendo vedere là sotto, non riesco a capire. Comunque hanno una lentezza ste guardie. Che porca miseria. Ma io a questo punto, cioè, perché sto facendo tutto questo? Le posso stordire. Sento dei passi sulla destra. Non è che è solo lui, no? A questo punto è già lì. Ho mancato? Ma... No, davvero? No, no. No, ho sbagliato, sbagliato. Perché ero convinto di averlo preso. Mannaggia la miseria. Ho fatto la cazzata. Qua non ci dovevano scoprire. Questo è per la fretta. Ma non vuole addormentarsi comunque lui, eh? Ma perché non riusciamo a colpirlo? Ma ce l'ho di fronte. Arrivano da tutte le parti. Vabbè, sì, che dobbiamo fare? A parte che adesso non abbiamo più il silenziatore, mi sa. E infatti l'abbiamo perso. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. No, niente, abbiamo fatto una gran cazzata noi, raga. Abbiamo fatto una gran cazzata noi. No, ci ha visto. Però, oddio, però qua dentro... Aspettate un attimo. Io ci provo. Ma no, non vuole andare giù. Ma perché non vai giù? Perché non si abbassi? È troppo tardi. Ti abbassi adesso che non mi serve più. Sì, ho capito, siamo nella merda, non c'è bisogno che mi chiami. So che abbiamo anche le razioni in teoria. O quelle che pensiamo siano le... No, morte apparente. Vai. Quanto tempo ho? Vai. Niente? Non dobbiamo sbagliare. Qui la nostra mimetica sembra non andare benissimo. Mi sa. Vediamo. Infatti c'è di meglio. Ok. Non mi fido. No. No, non ho avuto il coraggio di farlo. Facciamo così. Mi avvicino un po'. Devo essere sicuro, devo essere sicuro. Dobbiamo andare a nord-est, però non ho visto niente da quelle parti. Preso. Ecco, dobbiamo prendere pure lui. Preso. No, magari facciamo un attimo prima. Così. Meglio prenderli e portarli qua. No, questi li recupero, eh. Che onestamente non mi fido a lasciarli così. Ah, è il serpente, ecco perché sento sempre roba. Vabbè. Voglio... Abbiamo mancato? Oh no, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Prendiamo lui. Lo portiamo di qua. Sto fatto che si devasti il silenziatore... Cioè, è un po' un palo dove non batte il sole. Oh... Ok. Preso.
Anche lui è preso, anche lui. Alla fine a qui andiamo tranquilli, tutto sommato. Sì, anche se ci scoprono, però non ci scoprono davvero. E va benissimo. Ora, c'è una guardia. Dov'è? Non c'è nessun movimento. Vibra quando rileva forme di vita. Andiamo con calma. Ce n'era una là sotto che me lo ricordo. Oh, è questa qua che abbiamo appena fatta fuori. No, è quella. Ok, facciamo passare questa guardia e poi la colpiamo alle spalle. Perché questa qui va subito levata dalle scatole. Magari stiamo belli che nascosti. Ma perché sta tipo possum così? Cioè... Ok. Non dobbiamo sbagliare. Ok. Perfetto. Ora. Andiamo. Ah, qui salirei qua su. No, aspetta, caccia l'arma perché sono sicuro che finisce male. Qui la mimetica andrebbe cambiata pure. Più 40. Ma ve lo immaginate lui che ogni 2 secondi si cambia per evitare di essere notato dalle persone? Ok. E fin qui tutto a posto, liscio come l'olio. Riesce a scendere senza morire? Ok. Dove cacchio sta? Eccolo. Riusciamo a colpirlo in faccia? Dai, non mi dire... Ok, preso. Può passare da qua a lui? No, peccato. Raga, io pensavo potesse passare. Sarebbe stato fighissimo se si potesse... Se si fosse potuto inserire là in mezzo. Ok. Vabbè, la mimetica per adesso lascio questa perché tanto sto entrando nel mattonato di nuovo. E fin qui tutto a posto. Liscio proprio. La guardia non la vede? Io me la porto appresso. Non si sa mai, meglio non farsi scoprire. Sì, ma si gioca molto più stealth questo, non è... Cioè, so che anche gli altri, per carità, però secondo me questo li batte a livello di stealth. Cioè, qua proprio devi stare attentissimo su 1000 cose. Però mi sta piacendo proprio questa cosa, questo fattore. Allora, la porta è lì. Però non ho capito dove sia lui. La guardia. Ce l'abbiamo vicina, però forse è dall'altro lato. Ok, no, è andata bene, dai. A posto. Siamo così stealth che non si accarto neanche lui che siamo entrati. Guarda che abitino che c'ha. C'ha un cappotto traslucido. Anzi, lucido più che altro. Sta bruciando tutto. You must be Sokolov. Magari non gli punta la pistola. One of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means
He's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. E noi li abbiamo addormentati. Even if it meant killing me in the process. Or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Guardalo, sembriamo usciti da un camino. Your Russian is superb. Io sento inglese, però va bene. From my mentor. Is that so? Ovviamente è una battuta, raga. Truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. E quindi dobbiamo stare attenti anche per lui? La vedo molto nera. Più di Snake in questo momento. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Vediamo cosa riusciamo a fare. Madonna, con che aggressività. Dice vai avanti tu? Ah no, andava avanti lui. Era il tipo andiamo. Ma qua abbiamo fatto piazza pulita, non c'è nessuno. Grazie, Paolo. Comunque c'è il segno della bandana lui. Però non ha la bandana. Aia. Dai Snake, non ti puoi far fregare così. Don't move. A posto, e mo che ci inventiamo, Snake?
Sono stato più stealth io di te, com'è sta storia? So this is the legendary boss. Oh mio Dio, è sempre lui? Il ritorno. Meet at last. Infinito. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Immaginavo ci servisse uno del genere per uscire da questa situazione. Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Gli altri che fanno? Guardano, nessuno spara? Ok che dovrebbe essere una cosa velocissima in realtà, però... un po' too much. Neanche questo però spara. Ma va. Che poi l'ha preso sul giubbotto antiproiettili. In teoria non dovrebbe farsi nulla. Cioè hanno tutto sti chili di roba. Non penso che quelli non siano giubbotti antiproiettili. Quanto si diverte a fare sto giochetto con le pistole lui? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Sì, ti piace? Do you like it? Il cappello si è You're not the boss, particolare. are you? Ma... crisi di identità, signori. Ah, ok, era il suo segnale. Crew operatives? What is that stance? Me lo domando anch'io, sai? That gun. If you're not the boss, then die. Ma come? Tutta sta facilità nel fare ste robe e poi ti incastri in un attimo. E nessuno spara di nuovo? Major! Leave Che it! cosa strana. Shoot the other one! Vabbè, no, vabbè. Ok, le cutscene in questa maniera, vestiti noi così, è stupendo. Cioè, davvero apprezzabile questa cosa. Ma perché non spari, Snake? Io non capisco. Vabbè, perché non voleva sprecarli, forse. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do.
But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Chissà come mai. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Beh, sembrava fighissimo inizialmente, ma si è fatta cappottare come uno scemo proprio. Niente boss fight quindi, eh? Aspettavo una boss fight caruccia adesso. Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Vien da pensare, pistolero sconfigge Ocelot e quindi l'hai giocato tu per me, hai fatto per me la boss fight. Ok. Bene, va bene, facciamo così. No, l'unica cosa che mi viene da pensare è una cosa, cioè nel Metal Gear Solid 2, ditemi se mi sbaglio, abbiamo finito che con Solid, cioè con Liquid se ne stava andando praticamente con il... non ricordo mai come si chiama, lo chiamo sempre Metal Gear, ma non è forse il Rex, non mi ricordo qual è. Insomma, praticamente la specie di Megazord doveva andare e scappare e lui lo stava inseguendo perché gli aveva messo una rice trasmittente, un geolocalizzatore più che altro, e di conseguenza sapevamo dove sarebbe stato, però lui non ha la bandana, non ha idea, cioè nel senso lo chiamano tutti Snake, anzi vorrebbe essere chiamato Snake in questo caso. Ma perché continua a stare in questa posizione da opossum? Non lo capisco. E lui sembra essere totalmente in un altro momento storico. È un po' strana come cosa, un po' strana. Non so se ci avete fatto caso. Poi naturalmente questo... Cioè fatemi sapere questa roba qui se appunto dipende molto da quello che è successo. Oppure semplicemente adesso si svolgerà la situazione, quindi si aprirà un po' il tutto. Ma a sto punto si possono aprire questi, abituati al 2. No, non si possono aprire. Io volevo aprire tutto qua, ho detto quasi quasi entro adesso e faccio piazza pulita, non c'è niente. Bene, non c'è nulla allora. E quindi dobbiamo seguire Ocelot. Gli altri saranno morti tutti perché c'erano tutte le guardie. Quindi se adesso andassimo anche a fare così, ci dovrebbe dare qualcosina. No. E questi invece ci danno qualcosa di diverso. Proviamo a trascinarlo un pochetto. No, non è che ci soltanto quando... È lui magari? Lui sì, dai. Ecco qua. Trappola per topi? Sarà? Figata. Beh, noi cerchiamo di prenderle le cose, raga, perché potrebbero essere utilissime più avanti. Qua dormono tutti. Forse dobbiamo trascinarli più tempo. Non so se dipende dal tempo o meno, però... Magari io la toglierei questa, perché sennò ci scarica la batteria. Ok, e quindi dov'è che si va esattamente? Destinazione. Ah, bisogna tornare indietro, che abbiamo la mappa che ci indica dove andare. Va bene. Va bene. Stiamo andando nel lato giusto? Per forza, non è che ce ne siano altri. Ok.
Che ore sono? A 54, dai, ci facciamo un altro pochetto. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. A posto. Look. Ma è una specie di carro armato o cosa? That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Andiamo bene. Comunque hanno la fissazione per il nucleare, porca miseria. No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Ma parleremo sicuramente al telefono con qualcuno. 100%. Non ci lasceranno mai andare a giocare, mai. A sto ponte ce lo fidiamo poco, è da prima che ci stiamo su e rischiamo sempre di cadere. No, non lo farei al tuo posto. Ci saranno alligatori sicuramente sotto. C'è qualcuno. Ma è cosa? È boss. È venuto con le valigie. È venuta, anzi. Sembrano pesanti. The boss. Ok. Vediamo cosa ha da dirci. Boss. Non così forte. Infatti. E... Why? Good work, Jack. What are you doing here? Come Jack? Sokolov Tutti Jack siamo. comes with me. Che cacchio sta succedendo lì? Oddio. Cioè c'è qualche insettino attorno. Oh mio Dio. Hornets. Aia. Ma pure. Ma da dove? Mio Dio, ma che roba è? È lui che li controlla. Però vabbè, l'altro lo stavano trascinando. Che potenza hanno sti calabroni? Ma lui... My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Pagellino. Welcome back, boss. Madonna mia, che personaggi Now that all inquietanti. five of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Ok. Adesso It's raining piove. blood.
Is he crying? Ma è coso, è... Otagon. Ma è un trip sta parte, che sta succedendo? Lui ecco... No, lui l'abbiamo sconfitto. Questo è un altro... non conduce il legno, non vorrei dirtelo però. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Bolgin? Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Che palle, tutti che tradiscono sempre. E le hai poggiate con quella delicatezza su un ponte sospeso, già traballante di suo. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Un altro? Che stai che è geloso. No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Aia, ci ha fatto il culo. Bravo Snake, complimenti. No! Oh no, Snake, no, porca miseria. Questa è stata cattiva, però. Seen my face. We can't let him live. If Chef finds out about this, we're finished. Grazie Fabietto. Grazie mille, caro. Ma He must die. vabbè, abbiamo un braccio rotto. I'll take care of him. Allora, lei non è così cattiva. Cioè, sta facendo il doppio gioco, sì, è vero. Jack, you can't come with us. Con quale braccio? Aia. Mo provare a tirarlo. Sì, però se... Ah, lo sta salvando, lo fa per lui. Deve dargli l'impressione che... di poterlo uccidere. Ok, perfetto, lo butterà di sotto e addio. Deve sperare che si salvi. La bandana... No, è la bandana quella? La bandana? Abbiamo preso la bandana. Dai, così. Sì, è un bel plot twist questo. Che corrente c'è? Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shegohod is ours. Che storia. Che storia. Sì, lei chiaramente l'ha fatta apposta. No. Non voleva ucciderlo. Però ormai era costretta a dimostrargli che avrebbe fatto di tutto, altrimenti l'avrebbe fatto lui, quindi ha dovuto sperare nel lanciarlo nell'acqua. Oh, comunque sta roba, sto cellulare, cioè sto cellulare, questo impianto che ha, si sente ovunque, in qualunque situazione, in qualunque roba lui si trovi. Incredibile sta roba. Beh, sì. È vero.
No, i plot twist ce ne sono stati parecchi, anche negli altri. Però qua partiamo proprio con l'inculata iniziale. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Con la tuta? Com'è che funziona? Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. Madonna. They need to be fixed using surgical treatment. Ok. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. Madonna. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, Facevo prima a prendermi una laurea. blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Sì, e il problema è che adesso dobbiamo gestire. Go into the survival viewer and treat those wounds. Ok, lo faremo. Ok, diamo subito un'occhiata. Proviamo a curarci, vai. Dobbiamo andare nelle zone. Aspetta, com'era? Condizioni riportate un taglio profondo, emorragia, nessuna benda applicata, disinfestazione per non hanno seguito. Ok, quindi qua dobbiamo prendere una benda per disinfettare. No, prima bisogna disinfettare, poi la benda. Ok, disinfetta efficace per cura di arma a fuoco, premi il tasto. L'ho fatto. Ok, adesso basta la benda, perché qua non... sì, ok, efficaci. E fin qui tutto a posto. Poi, se volessimo andare sul braccio... Condizione nessuna benda applicata. Basta benda e stecca. Andiamo qua. Ok, perfetto. E qui che abbiamo efficace per stimolare la guarigione. La stecca. Ossa rotta premia per fissarla in posizione. No, l'avevo fatto già. Quindi no. Ah, quando sono piccoline forse non mi calcola. Non le calcolo, ok. Andiamo qua. Riportato un taglio profondo. Emorragia. Nessuna benda applicata. Disinfezione. Disinfezione non ho ancora seguita. Ok. Disinfettiamo. E poi mettiamo la benda. Oddio, qua non serve l'efficace. Questo era profondo? Non mi ricordo, sapete. Aspettate un attimo. Taglio profondo. Per i tagli profondo ci vuole un laccio mostato. No, il laccio che cacchio ce ne facciamo? Un kit di sutura più che altro ci serve. Questo qua. Ok, perfetto. Kit per sutura efficace per cura. Va bene, ok. Andiamo a... Qui, taglio. Riportato un taglio profondo. Emorragia, nessuna benda applicata, disinfettata. Ok. Quindi andiamo di... Normalmente si disinfetta, si mette una sutura e poi una bella benda per coprire. Oh. Queste cose le conosciamo. Riportato un taglio profondo, emorragia, nessuna benda applicata, disinfezione. Ok, questo è un altro taglio profondo. Quindi abbiamo... dov'è? Dobbiamo disinfettare. Poi dobbiamo chiudere. E mettiamo una bella bendina. Così, ok, perfetto. Andiamo a quelle minori. Osso rotto, osso fratturato, nessuna benda applicata. Dobbiamo mettere una benda. Ok. Osso fratturato, condizione. E vabbè, stecca. Ok. Efficace per stimolare la guarigione. Stecca ancora. Qui che facciamo? Quello più piccolo. Riportato un taglio profondo, emorragia. Ma dove? Qui sulla gamba. E vabbè, allora disinfettiamo. No, ah, l'abbiamo già fatto. E non abbiamo messo la benda allora. La benda l'abbiamo già messo. L'emostatico? Riesce a metterlo lì? Che forse è un punto che si riesce a fare, ecco perché. Riportato un taglio profondo. Emostatico l'abbiamo già messo. La stecca non ha molto senso, sì?
Perché dovrà... No, infatti non me la dà come buona. Kit di sutura. Ah, ecco cosa ci mancava. Ok. Intervento. Ci vuole l'emostatico pure qua. Emostatico pure qua. Qua ci mettiamo una benda, sì. E qui un'altra benda. In realtà ce le diceva lui. Io stavo cercando... Andavo per logica, ma... Guardalo. Ai ai ai. Che cosa brutta. Ma no, ma che ti rompi pure l'altro, deficiente, stai buono. Mo si è spezzato pure i denti, state a vedere. Mamma mia. La bandana, signori, la bandana. Oddio. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Ah, per fortuna. Come se fosse aperto in sto gioco nessuno mai. Oddio, anche Lara Croft negli ultimi Tomb Raider, non se la passava benissimo. Ogni volta che inizia praticamente parte con qualche ferita, qualcosa infilata nel fianco, in una gamba. La voglia di rigiocare il 3 è assurda, però spero che il remake non sarà fatto così da cane. Ah, io spero che sia fatto bene, onestamente, pure. Assolutamente. La linea massima al secondo è una sceneggiatura enorme, a un certo punto ti perdi? Speriamo di no. Il gameplay è una figata, però mi fa piacere. Bene, bene. No, io spero sia fatto bene, perché sto cercando seriamente di raccapezzarmi, ma ci sono troppi intrighi, troppe cose. Lei nel frattempo se ne sta andando. Ha recuperato tutto quello che doveva recuperare. L'ha visto. Magari non farti notare. Nel frattempo loro hanno preso il robot che spara praticamente bombe nucleari da qualunque punto ti trovi. E in più insieme al ragazzone dovrebbero riuscire a completare anche la fase 2. Però quello che dovremmo fare probabilmente è sventare il tutto. Ma lui non è... Hanno recuperato anche loro, ma non sono... Questo è fuori di testa comunque, Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. Dice chi ha scorreggiato. Lei si è girata, quindi ci sei stato tu. What are we going to do with the girl? Who is she? Quella che scorreggia. Apparently she's Sokolov's woman. Ah, quindi la moglie, eh? Sei un po' Nicole Kidman da giovane. I'll take her. Not so fast, my dear. Veramente è stata lentissima. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Quindi quello si può utilizzare per baciare qualcuno e ucciderlo, interessante. Shall we take her back to the base?
Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Oh mammina. Ma stava andando verso l'altro, è bugia questa. Poi che mira deve avere lui, considerando il fatto che sta andando a una certa velocità. E il balloon che fine fa? Dopo quella... Porca miseria. È devastante. Sì, proprio un simpaticone Volgin. Effettivamente. Porca miseria. Sì, no, fatto parecchio male sta roba. E certo che salviamo i dati, direi anche di sì. Andiamo ancora di nuova partita, noi facciamo sempre nuova per una schermata intera così speriamo sempre che non si corrompano i salvataggi, quindi. Vediamo che ci hanno da dire, e poi nel caso ci salutiamo. Come Konami present? In che senso? Cioè, abbiamo giocato per un po'. Ah, ok. Io non so se YouTube le accetta poi queste cose. Ogni volta dice che c'è il copyright sulle canzoncine. Comunque nel caso poi vediamo. Nel caso ci lascio praticamente qualcos'altro. Fa molto 007. Ma si vede. No, allora, vi dico la verità, mi sta piacendo parecchio. Vi dico che mi sta piacendo più del 2. Perché il 2 c'è stato uno stacco netto con il 3. Però era uno stacco un po' diverso da quello che mi aspettavo. Qui ci sono molti elementi più moderni e soprattutto che aiutano a livello proprio intuitivo a comprendere le varie cose. Anche le guardie stesse scassano, ma non fino a un certo punto. Quindi diciamo lo trovo per adesso più equilibrato, anche per permettere lo stealth stesso del gioco. Almeno da quello che sto notando nelle prime ore di gioco, appunto. Però vedremo come proseguirà nell'arco del tempo. Io la lascerò questa parte nel video, poi se mi dice che ci sono contenuti che non vanno li dovrò togliere. Vediamo. Però vi dico, mi sta incuriosendo parecchio, perché a parte la storia già ci ha smosso dalle fondamenta, perché lei faceva parte appunto del nostro team, a un certo punto diserta, la troviamo lì, lascia le bombe nucleari, se ne va con i Cobra, non vuole ucciderlo davvero, però deve dimostrare il fatto che lo faccia, e quindi chiaramente lei ha preso una posizione. Poi vediamo, magari sta facendo il doppio gioco e non poteva spiegarlo. Amo sto capitolo in toto, finito un sacco di volte anche ad europeo estremo. È il prequel di tutto. Avevo ragione allora, perché altrimenti non aveva molto senso. Perché lui ha detto puoi chiamarmi Snake. E io dicevo, ma scusa, ma qui non dovevamo cercare Solid, infatti qua c'era Solid, cioè scusate, Solidus. No, Liquid. Dovevamo cercare Liquid da ieri. E poi ho notato appunto che lui non aveva la bandana, ho notato il fatto che lui non avesse appunto cioè non avesse conoscenza di quello che stava accadendo. Era troppo strano. Cioè sembrava un rincoglionito qua.
Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Ah, bene, bene. Ottima motivazione, grazie. So how does it feel to be a patient grazie. in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Cigar. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted.
I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgan's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgan. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgan is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgan as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. Come sempre. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgan's ranks. I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Madonna mia, che sensazione starà provando lui a quella velocità. Ma in che modo deve arrivare lui adesso? Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Mach 3.
cioè stiamo scherzando. È incredibilmente veloce. Ma no, ma finisce sempre così. E vabbè, con quella velocità ci saremmo staccati le spalle. Piena guerra fredda è il MSG1 e dopo gli anni 2000, sì sì sì. Snake, sei in una situation un po' particolare, eh? Vediamo quanto parleremo. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And Stai attento quando lo fai. Eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. Perché? What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. Quanti The names spoiler of più those fan. 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? Harry. You know, No? let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Speriamo che non diserti pure lui, però. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same Movie factory recommendation by Sokolov was Kojima. being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. Ah, bene. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo.
Ma me è tornato You've been questo equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons Non posso acquisition. mai scegliere le armi io. Circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. No pressure praticamente. Operation Snake Eater. C'è Madonna. Fatemi salvare qua. Fatemi, anche se appena salverò praticamente sicuro partiranno altre. Paramedic. A Snake, posto. it's so good to hear from you again. Vorrei solo salvare, ti prego. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. Vorrei solo salvare. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Tutte innamorate sono Snake, qua. you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. C'è Rose dall'altro lato poi. You can thank me when you get back. All right. Oh, finalmente si può salvare. Ah, io è quello che vi dicevo prima. Per carità, va benissimo che spieghino le cose, però, cioè, tra una cosa e l'altra mi piacerebbe di più. Invece ci fanno stare tipo 10 minuti, un quarto d'ora fermi. Ok, good luck, Snake. Oh, per fortuna. Ok.